Ciao e ben ritrovato. Nel video di oggi andremo a vedere quali sono le 1000 parole italiane più utilizzate dagli italiani. È molto importante imparare le parole italiane più utilizzate, perché questo ti permette di avere fin da subito una buona conversazione con amici, parenti, colleghi, familiari. Infatti, durante la conversazione e i dialoghi quotidiani, noi italiani utilizziamo principalmente parole comuni, quindi può essere molto utile focalizzare il tuo apprendimento nelle 1000 parole italiane più utilizzate, per iniziare subito a poter dire e comporre frasi semplici. Degli studi hanno infatti rivelato che se tu riesci ad apprendere il 1000 parole, potrai comprendere circa l'87% dei discorsi orali. Apprendendo 2000 parole, potrai comprendere circa il 92% e infine, apprendendo, sulle 3000 parole, potrai comprendere circa il 96-97%. Questo vuole dire che se tu riuscirai ad apprendere queste 1000 parole più comuni, potrai iniziare fin da subito ad avere una buona conversazione in italiano. Uno studio, infatti, ha rivelato che l'italiano è composto da circa 450.000 parole. Non spaventarti, in quanto, come detto, se riuscirai ad apprendere le prime 1000 parole più utilizzate, potrai avere fin da subito una conversazione soddisfacente con gli italiani. Inoltre, ti sarà possibile comprendere circa il 75% di un testo scritto in italiano e quindi potrai anche approcciare alla letteratura italiana. Inoltre ti consiglio di ascoltare canzoni italiane per migliorare la tua capacità di ascoltare, però scegliendo bene quali canzoni italiane ascoltare. Quelle magari che possono avere un linguaggio più semplice, comprensibile e comune. Ti do un altro suggerimento. In internet puoi trovare facilmente la lista delle 1000 parole italiane più utilizzate. Però prova a non focalizzarti troppo sulle piccole parole, che servono solo a unire le frasi, come ma, per, però, con, e focalizzati sulle parole che si riferiscono a un oggetto, a un verbo, a qualcosa che puoi comprendere immediatamente. Queste piccole paroline, infatti, hanno bisogno di essere contestualizzate, ovvero messe all'interno di una frase per potergli dare senso. Quindi, ripeto, focalizzati sulle parole vere e proprie. Un altro aspetto da tenere in considerazione quando ti concentri su questa lista è considerare che in italiano vi sono tante parole che poi possono avere designazioni diverse, come ad esempio andare, andiamo, andavamo, andranno. Quindi è un esempio per dirti come la stessa parola può avere delle varianti in base alla situazione, in base al contesto. Inoltre, ad esempio, le 1000 parole più importanti per me, che mi occupo e lavoro in un certo ambiente, possono essere diverse rispetto alle 1000 parole più utilizzate da una persona che fa un lavoro o vive una vita totalmente diversa dalla mia. Quindi le 1000 parole più importanti per una persona possono essere diverse per un'altra.
ma la cosa positiva, siamo qui per aiutarti. Quindi, se vai sul nostro sito, al link che troverai in descrizione, troverai le 1000 parole italiane più utilizzate secondo noi. È una lista veramente realizzata bene e divide le parole italiane in nomi, aggettivi, verbi e, chiamiamo noi, parole di funzione, quindi preposizioni, pronomi e avverbi, e infine articoli. Nella lista, quali sono le parole più utilizzate? Abbiamo giorno. Oggi è un bel giorno, che significa day. Abbiamo cosa, una cosa, a thing. Abbiamo uomo, quello è un uomo intelligente. Abbiamo poi donna, quella è una donna intelligente. Ho una bella casa, casa is house. E ancora, la mia vita, my life. Un'altra parola molto utilizzata è time, tempo. Tempo lo utilizziamo per indicare il tempo dell'orologio oppure per indicare il tempo climatico. Quindi oggi il tempo è bellissimo, se è una bella giornata. Ti invito a vedere la lista per conoscere tutte le altre parole italiane più utilizzate. Ti consiglio quindi di partire dalle prime 100 parole, memorizzare quelle, contestualizzarle, quindi metterle all'interno di una frase di senso compiuto, utilizzandole ad esempio con i tuoi amici, e poi spostarti via via sulle altre parole. Ma una curiosità, qual è la parola italiana più utilizzata? Prova a indovinare. Ebbene, la parola più utilizzata in italiano è cosa, letteralmente things, che può essere utilizzata in vari contesti. Andiamoli a vedere. È la cosa più bella che abbia mai visto. Con cosa possiamo riferirci a un'infinità di cose, appunto. Scusami il gioco di parole. Possiamo riferirci a una persona, a un oggetto, a una città, a un monumento. Quindi con cosa, in base al contesto, ci riferiremo a una moltitudine di situazioni. E appunto possiamo dire è la cosa più bella che abbia mai visto in vita mia. Cosa poi lo possiamo utilizzare anche ad esempio per dire cosa mangiamo questa sera? Che cosa vogliamo mangiare questa sera? Quindi quale piatto, quale cibo? E in questo caso cosa si riferisce proprio al cibo che abbiamo intenzione di mangiare a cena. Ti ricordi quella cosa che avevi visto tempo fa e di cui mi parlavi? Bene, oggi l'ho vista anch'io. In questo caso cosa può riferirci appunto a un oggetto, a una situazione che un nostro amico ha visto e oggi per la prima volta l'abbiamo vista anche noi. Può essere appunto un animale, può essere un monumento, può essere un avvenimento. Ancora una volta, con cosa ci riferiamo a qualcosa di molto generalizzato che può essere utilizzato in diversi contesti. Quindi, con così tanti usi, cosa è la parola italiana in assoluto più utilizzata. Qual è invece il verbo italiano più utilizzato? Beh, è anche molto facile arrivarci ed è chiaramente mangiare. Chiaramente l'Italia è considerata uno dei paesi più importanti per la cucina e quindi il verbo mangiare non poteva non essere il verbo più utilizzato da noi italiani. Il verbo mangiare è un verbo regolare
della prima coniugazione, in quanto termina in are. Può essere utilizzato per tantissime situazioni. Con mangiare possiamo riferirci a mangiare la colazione, mangiare uno spuntino, mangiare a pranzo, a cena, a merenda, o anche riferito a mangiare quando andiamo a fare un aperitivo. Quindi veramente tantissime situazioni in cui utilizziamo questo verbo. Attenzione però che quando ci riferiamo a mangiare durante uno spuntino, durante una merenda, durante un pranzo, noi italiani utilizziamo il verbo fare, ovvero fare colazione, fare un pranzo, fare merenda e fare uno spuntino. E infine possiamo riferirci a pranzo e cena dicendo pranzare e cenare. Ma quindi hai scoperto quali sono le parole italiane più utilizzate? Adesso è arrivato il momento di impararle. Il consiglio che posso darti è di non impararle a memoria, semplicemente traducendole dall'italiano all'inglese. Questo causa alla tua mente un'ulteriore difficoltà, che è quella letteralmente di tradurre ogni volta una parola o un aggettivo. Quindi il consiglio che posso darti è di essere creativo. Ad esempio, potresti cercare di creare delle storie, dei racconti, delle situazioni dove tu metti queste parole all'interno di una storia, all'interno di una frase e provi a ripeterla, magari registrandola col registratore del tuo smartphone oppure raccontandola ad amici e parenti. Un altro modo potrebbe essere di lasciare dei bigliettini, ad esempio in casa, sugli oggetti di cui vuoi imparare il nome. Quindi, ad esempio, un esempio banale potrebbe essere mettere il bigliettino tavolo, table, sul tavolo. Oppure, ancora, mettere il bigliettino porta, door, sulla porta. Quello che voglio dirti è cercare di imparare queste parole non in modo convenzionale, quindi non tradurle, ma mettendoci della fantasia e soprattutto ponendole in un contesto reale che ti permetta di memorizzarle senza bisogno di tradurle. Spero di essere stato chiaro e di aver stimolato la tua motivazione a imparare queste parole, magari in maniera diversa dal solito. Un altro metodo e suggerimento che voglio darti è quello di associare le parole a un determinato contesto. Quindi, ad esempio, le parole legate alla ristorazione. Quindi, quando sei al ristorante, potresti provare a ricordarti i nomi di cibi, bevande e posate che sono all'interno del ristorante. La stessa cosa quando stai viaggiando. Ti può essere utile ricordare parole che sono correlate al mezzo di trasporto, bus, treno, orari di partenza di un bus, orari di partenza di un treno, costo del biglietto. Tutte piccole paroline che possono essere associate a un determinato contesto. E infine, l'ultimo consiglio che posso darti è quello di andare sul sito e approfondire la metodologia di apprendimento Ripeti con me, che ti permette di ascoltare e apprendere inconscientemente parole e frasi senza necessità di tradurle. Se vuoi approfondire questo argomento, scoprire tutte le 1000 parole italiane più utilizzate per poter iniziare ad avere una conversazione fluente in italiano e soprattutto vuoi un metodo di apprendimento che ti permetta di imparare queste parole e quindi l'italiano, ti aspetto nel link presente in descrizione. Se ti è piaciuto il video puoi lasciare un like e dirci nei commenti quale è per te la parola italiana più bella
o quella che utilizzi maggiormente. Grazie, ci vediamo sul sito, al prossimo video. Ciao!